Dopo aver conquistato pubblico e critica con 645, il regista Park Kyu-tae torna su Netflix con una nuova action comedy coreana, Husbands in Action, ma è riuscito a ritrovare la stessa freschezza e lo stesso equilibrio tra comicità e racconto che avevano reso così divertente il suo film precedente? Oppure siamo di fronte a un'opera che si limita a riproporre formule già viste senza la stessa efficacia? Ne parleremo nel dettaglio in questa recensione, analizzando trama, personaggi, scene comiche, sequenze d'azione e i temi che il film cerca di affrontare. Prima di cominciare, se apprezzate i contenuti dedicati al cinema e alle serie coreane, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere le prossime recensioni. È un piccolo gesto che aiuta enormemente la crescita del canale. E restate fino alla fine del video, perché oltre a parlare di Husbands in Action, faremo anche un confronto diretto con 645, cercando di capire perché uno dei due film riesca a lasciare il segno molto più dell'altro. Detto questo, iniziamo facendo un ripasso di 645. Un biglietto della lotteria 645 capita per caso tra le mani del soldato di leva sudcoreano Park Chung-woo, interpretato da Go Kyung-pyo. Fortuna vuole che il biglietto risulti vincente del montepremi di 5,7 miliardi di won. Chung-woo non fa in tempo ad entusiasmarsi che perde il biglietto, volato oltre la zona delimitarizzata, in territorio nordcoreano. A raccoglierlo è Ri Yong-go, interpretato da Lee Hee-kyung, un soldato nordcoreano che però non ha la possibilità di riscuotere la rivincita. I due soldati si incontrano più volte per trattare la spartizione del premio, ma non riescono a mettersi d'accordo nemmeno quando coinvolgono altri compagni e superiori, finché il responsabile dell'approvvigionamento idrico sudcoreano propone ai due schieramenti di dividersi il premio ognuno al 50%. A garanzia del patto, Chung-woo e Ri Yong-go si scambieranno momentaneamente i ruoli, fino a quando un soldato sudcoreano riuscirà a riscuotere il montepremi e i due soldati potranno così tornare ai rispettivi eserciti di appartenenza. Godibile senza pretese, 645 è una commedia sulla zona delimilitarizzata, che ironizza su una divisione coatta tra due opposte fazioni non poi così dissimili tra loro. La zona demilitarizzata ha sempre offerto soggetti interessanti per il cinema coreano, fino a raggiungere lo zenith con GSA di Park Chan-wook. Il regista Park Kyu-tae lo sa bene e cerca di parodiarne, se non il contenuto, il nome. E non solo sulle locandine, in modo estremamente evidente, ma perfino nel film stesso, in cui la Joint Security Area diventa una Joint Supply Area. Tuttavia, lungi dall'ironizzare su GSA, 645 mette piuttosto alla berlina le caratteristiche di entrambi gli schieramenti, non lesinando l'utilizzo di luoghi comuni. Ne guadagna la commedia, che tramite l'utilizzo di una tecnica a specchio non risparmia paragoni umoristici tra una fazione e l'altra. Quando ad esempio Chung-woo aiuta gli animali della fattoria a riprodursi, Yong-go aiuta un commilitone a lucidare le scarpe o a salvarlo da una mina anti-uomo, e così via. Ma 645 è comunque pieno di trovate comiche notevoli, dai nordcoreani che per risparmiare munizioni emettono dai megafoni il suono degli spari, al cane che risponde agli ordini del suo superiore, dalla danza dei nordcoreani sulle note di un brano di una girl K-pop band, alla sfida tra i due superiori del nord e del sud, competenti ma incompetenti, nell'assemblare un'arma e via dicendo. Ovviamente 645 ironizza anche sul denaro e sul rapporto che con esso hanno i due popoli. Se in Corea del Sud il sistema capitalista porta la popolazione a gettare i propri risparmi nel gioco, in Corea del Nord i soldi devono essere spesi per un paese, che però non ha fatto nulla per la propria popolazione. Peccato che la sceneggiatura lasci dei vuoti, sia nell'episodio degli intermediari che nella vicenda del cinghiale con la borsa piena di soldi. Va bene che serve ad indicare che basta avere il minimo sufficiente per soddisfare le proprie necessità, al fine di avere una vita felice, ma si rimane un po' interdetti nel notare che la chiusura venga affidata al biglietto che vola, anziché al destino della borsa. Onesta e per giunta cinica, invece, la vanificazione della linea romantica e la presa d'atto che la riunificazione sia solo una chimera. Così come per Chung-woo e Yeon-hee, interpretata da Park Si-won, non c'è possibilità per un futuro insieme, così per i due popoli non c'è modo di riunificarsi, se non incontrandosi al confine, tra una manutenzione idrica e una partita di gioco. In Husbands in Action, Won Chun-si, interpretato da Shin Sung-kyu, è un detective della narcotici. È divorziato da Shin-hye, interpretata da Kang Han-ah, che ora sta con Lee Min-so, interpretato da Gong Myung, un veterinario appassionato di sport estremi.
I due uomini si detestano, soprattutto per gelosia nei confronti della figlia di Chon-shi, Yeon-ju, interpretata da Ho Eun-soo. Anni prima Chon-shi aveva arrestato Kim Yong-gang, interpretato da Yoon Kyung-go, un boss della droga vecchio stile. Mentre Yong-gang era in carcere, il suo territorio a Incheon è passato nelle mani di Ma Do-jun, interpretato da Kim Ji-soo. Quest'ultimo è un narcotrafficante più moderno, che insieme alla moglie Yeran, interpretata da Lee Da-hee, vende droga online senza push. Nasconde la merce in giro per la città e usando un sistema di chat e intelligenza artificiale massimizza gli introiti. Quando Yong-gang esce di prigione va a cercare Do-jun per proporgli un'alleanza, unire il suo stile criminale tradizionale all'organizzazione moderna del rivale per conquistare tutto il mercato della droga. Ma Do-jun non lo prende sul serio, nemmeno sa chi sia, e lo fa cacciare. Subito dopo, Chon-shi fa irruzione nel covo di Do-jun e lo arresta, anche se nello scontro colpisce per errore con il taser una dipendente innocente. L'episodio finisce sui notiziari, grazie alla giornalista Jo Ha-ra, interpretata da Chon So-min, che lo dipinge come un poliziotto violento, anche se in realtà tra i due c'è un flirt e lei ha dovuto fare quel servizio solo per lavoro. La situazione precipita quando Yeran rapisce Shin-hye e Yeon-ju per costringere Chon-shi a liberare suo marito prima che entri in tribunale. Chon-shi ha solo poche ore di tempo, Min-soo si offre di aiutarlo e i due iniziano una collaborazione forzata, piena di tensioni generazionali e momenti comici. Il piano per liberare Do-jun prevede un finto incidente stradale provocato da Min-soo. Il piano fallisce, ma un'altra auto, guidata da Yong-gang, si schianta davvero, creando comunque la confusione necessaria per far scappare Do-jun con Chon-shi e Min-soo. La polizia, ignara di tutto, interpreta l'accaduto come uno scontro tra bande e rivale e inizia a sospettare che Chon-shi sia stato ricattato. Oltre a Do-jun, Chon-shi e Min-soo devono recuperare e consegnare a Yeran anche Nabi, una scheda di elaborazione grafica basata su intelligenza artificiale che vale 100 miliardi di won, ubicata nell'edificio di Do-jun, messo sotto sequestro. Yong-gang li spia e li segue per impossessarsene. Dopo 645, il regista Park Yoo-tae torna su Netflix con Husbands in Action, una nuova commedia che intrattiene ma non troppo. A differenza del suo predecessore, che riusciva a costruire una comicità efficace attorno a una premessa semplice ma brillante, Husbands in Action appare meno ispirato e conseguentemente meno divertente. Non mancano di certo espedienti comici originali o situazioni potenzialmente esilaranti, ma raramente vengono sviluppati fino in fondo con la convinzione necessaria per lasciare davvero il segno. Emblematico è il dialogo telefonico tra il capo della polizia e Wang Chun-shi, che richiama vagamente quello finale tra Ted Striker e ex Kramer nell'aereo più pazzo del mondo. Il problema non è tanto la volontaria o involontaria citazione, quanto il fatto che la scena non venga mai spinta abbastanza oltre da raggiungere la stessa escalation assurda che rendeva memorabile il modello di riferimento. Stesso discorso per la continua storpiatura del nome di Yong-gang, che finisce col diventare stucchevolmente ripetitiva e sa di già visto. Come già visto è il recupero di Do-jun ferito, con Min-soo che continua a esortarlo a non perdere conoscenza, mentre Chon-shi, nel tentativo di aiutarlo, gli fa sbattere ripetutamente la testa contro una parete rocciosa. O ancora la gag dei sacchetti di plastica strappati tramite un piede maleodorante infilato in bocca che strappa giusto un sorriso. Ancora più discutibile sul piano della comicità risulta il personaggio di Kim Yong-gang. I misteriosi tatuaggi che porta sulla schiena, costituiti da formule chimiche e matematiche, sembrano introdotti esclusivamente per giustificare una scena in cui uno dei suoi sottoposti tenta di copiarli con una calligrafia degna di uno scolaro delle elementari. Una trovata che appare scollegata dal resto della narrazione e che non produce effetti né sul piano comico né su quello narrativo. Discorso diverso meritano invece le sequenze d'azione, dove Park Yoo-tae sembra trovarsi decisamente più a suo agio. Qui la comicità nasce dall'interazione tra personaggi e situazioni, piuttosto che dalla semplice battuta. È il caso della lunga sequenza automobilistica in cui gli uomini di Yong-gang rimangono progressivamente ammaliati dalle imprese al volante di Min-soo. Particolarmente riuscito è il personaggio del corpulento scagnozzo soprannominato ironicamente Rambo, che, anziché tentare di speronare l'auto avversaria, si limita a suonare il clacson come per chiedere cortesemente strada. Una comicità che si ripete anche più tardi, quando i mariti e le mogli stendono gli uomini di Yong-gang a suon di pesci surgelati, come nella migliore tradizione degli action slapstick hongkongesi. Se la componente slapstick riesce almeno a strappare qualche risata, la scrittura non sopperisce adeguatamente alla penuria comica.
Kim Jong-un e Park Yoo-tae confezionano una sceneggiatura estremamente lineare, priva di particolari guizzi e incapace di sfruttare appieno le potenzialità della premessa. Persino l'idea più interessante del film, quella di presentare Ma Do-jun e sua moglie Yeran come criminali non completamente negativi, rimane soltanto accennata. I due personaggi oscillano continuamente tra antagonisti e figure quasi simpatetiche, senza che la sceneggiatura approfondisca realmente tale ambiguità morale. Tematicamente, Husbands in Action si sviluppa attorno a due concetti differenti che finiscono per convergere nella medesima riflessione: la necessità di adattarsi ai cambiamenti. Da una parte troviamo Hwang Chun-shi e il suo percorso di accettazione della famiglia allargata. Un percorso non particolarmente accidentato né approfondito, ma comunque presente. Il detective comprende gradualmente che il proprio desiderio non è riconquistare la moglie, bensì accettare la felicità che lei ha trovato accanto a un altro uomo. È significativo che il film trovi la propria sintesi nella frase pronunciata da Min-soo nel finale, quando afferma che una famiglia non significa semplicemente vivere sotto lo stesso tetto, ma anche guardarsi e sorridersi. Una definizione semplice ma efficace, che permette a Yeon-ju di non sentirsi divisa tra due figure paterne e rivali, bensì doppiamente amata. Dall'altra parte troviamo Kim Jong-un, che rappresenta invece l'incapacità di maturare e di stare al passo con i tempi. Non è un caso che sia proprio lui il villain della storia. Jong-un vive ancorato a una concezione antiquata del potere criminale e rifiuta qualsiasi forma di cambiamento. I suoi stessi uomini lo accusano apertamente di non sapersi aggiornare. Il denaro e l'intelligenza artificiale Nabi diventano così elementi secondari rispetto alla vera motivazione che lo guida. Jong-un non desidera tanto arricchirsi, quanto recuperare lo status e il rispetto perduti durante gli anni trascorsi in carcere. Persino la sua ossessione per Ma Do-jun nasce più dall'orgoglio ferito che da una reale rivalità economica. In questo senso il personaggio finisce per rappresentare una figura quasi tragica, un uomo incapace di comprendere che il mondo è andato avanti senza di lui. Per quanto riguarda il cast, è curioso notare come Jin Soo-kyu e Yoon Kyung-go abbiano accettato di trasformare il proprio aspetto fisico in oggetto di ironia. Gli insulti reciproci, con il primo che dà del maiale al secondo e il secondo che risponde definendolo una scimmia, funzionano proprio perché gli attori sembrano divertirsi a giocare con le proprie fisionomie. Jin Soo-kyu si conferma come il vero mattatore di Husbands in Action. Dopo Extreme Job ritrova Gong Myung, ma questa volta il divario tra i due interpreti appare più evidente. Sung-kyu domina ogni sequenza grazie a una presenza scenica naturale e un perfetto senso del tempo comico. Go-myung, al contrario, sembra spesso un pesce fuor d'acqua. Il suo Min-soo oscilla continuamente tra il gentiluomo premuroso e l'avventuriero spericolato, senza che le due anime riescano davvero a fondersi. Molte delle sue gag si basano su comportamenti volutamente assurdi, come il progressivo avvicinamento al mondo canino che dovrebbe caratterizzarlo come veterinario, ma che non produce risultati memorabili. Non va meglio ai personaggi femminili, relegati quasi sempre a ruoli di supporto. Yeran possiede almeno una centralità narrativa, mentre Shiné resta principalmente la madre di una figlia, questa sì da contendere. Ancora più deludente è Jo-ara. Introdotta come una giornalista combattuta tra carriera e amore agli antipodi, sembra inizialmente destinata a occupare una posizione più complessa all'interno della vicenda. Tuttavia, la sceneggiatura abbandona rapidamente questo conflitto e il personaggio finisce per trasformarsi nell'ennesima figura accessoria, ridotta sostanzialmente al ruolo di aspirante matrigna. Il cameo finale di Lee Myuna nei panni della moglie di Jong-un apre forse la strada ad un possibile sequel, anche se si fatica a giustificarne il motivo, non fosse altro per una chimica inespressa tra Jin Soo-kyu e soprattutto Go-myu. Husbands in Action resta quindi una commedia d'azione modesta, capace di alternare qualche buona intuizione a numerosi momenti interlocutori. Un film che possiede idee interessanti, ma che raramente trova il coraggio di svilupparle fino alle estreme conseguenze. Divertente a tratti, simpatico quasi sempre, ma incapace di lasciare un'impressione duratura come aveva fatto il ben più riuscito 645. E quindi, tornando alla domanda con cui abbiamo aperto questo video, perché 645 riesce a lasciare il segno molto più di Husbands in Action? La risposta, almeno per quanto mi riguarda, sta nella capacità di Park Yoo-tae di sfruttare fino in fondo la propria idea di partenza. In 645 la divisione tra le due Coree diventava il motore di una commedia brillante, ricca di situazioni memorabili e capace persino di dire qualcosa sul rapporto tra due popoli separati da un confine. In Husbands in Action ritroviamo ancora una volta due persone costrette a collaborare, nonostante si considerino rivali, ma questa volta la comicità appare meno ispirata, la scrittura più prevedibile e molti spunti interessanti rimangono soltanto abbozzati.
Questo non significa che Husbands in Action sia un brutto film, è una commedia d'azione che si lascia guardare, sostenuta soprattutto dalla presenza scenica di Jin Sung-kyu ed alcune sequenze action particolarmente riuscite. Tuttavia manca quella freschezza, quella capacità di sorprendere e quella continuità nelle gag che avevano reso 645 una delle commedie coreane più divertenti degli ultimi anni. Ma questa naturalmente è soltanto la mia opinione. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi di Husbands in Action e se siete d'accordo con il confronto con 645 oppure se avete apprezzato maggiormente quest'ultimo lavoro di Park Yoo-tae. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere le prossime recensioni dedicate al cinema e alle serie coreane. Grazie per aver guardato il video fino alla fine e ci vediamo al prossimo appuntamento.